Questa occasione è legata a una mostra, lo dico subito perché se per caso qualcuno di voi non l'ha vista giù, è meravigliosa, Aqua Mater di Salgado. Sono delle fotografie meravigliose, non vi dico nulla, ne farò vedere alcune qui che userò come viatico del mio discorso, ma in realtà se vedrete la mostra, l'avete già vista, già avete potuto focalizzare quali sono i paradossi dell'acqua attorno ai quali abbiamo deciso di organizzare questi incontri e questi eventi. È il paradosso del suo costo, come dice sempre Salgado, quindi costa relativamente poco, pensiamo che ce ne sia tanta, pensiamo che ci sia sempre stata, ma in realtà è l'elemento più prezioso per qualsiasi forma di vita e per la vita stessa, i cicli di regolazione del nostro pianeta. E questo è un grande paradosso, che non si risolve certo facendola pagare o quotandola in borsa, come hanno tentato di fare qualche anno fa, ma come Salgado spiega, trattandola come un bene comune, un bene universale. C'è spiegato nella mostra molto bene in un passaggio la fortuna che abbiamo di vivere su un pianeta con l'acqua in tutti e tre gli stati e passando tra l'uno all'altro, perché è qualcosa di unico e rarissimo nell'universo, come abbiamo raccontato tante volte. E poi c'è ovviamente come dire, il paradosso che in alcune delle foto, soprattutto nell'ultima parte, vedrete, o avete già visto, di un'acqua che è sempre più discontinua e quindi quelle foto nel deserto che ci fanno capire che vivremo e andiamo verso un periodo, tra poco ve ne parlerò, in cui per lunga parte dell'anno non ci sarà l'acqua in molte più parti del pianeta e quando arriverà farà molto male. Ecco il paradosso, anche questo. Quindi quando c'è è molto violenta e poi non c'è per tantissimo tempo. E questo lo sappiamo, è uno degli effetti fondamentali del riscaldamento climatico. Io ho pensato di non tornare su questi temi perché sono già, non li si può dire meglio di come lo possono dire le foto di Salgado, però ho pensato di, come dire, integrare il mio discorso con, come dire, questa per esempio è una foto pazzesca dove Salgado gioca con con questa forma dell'acqua tirata indietro in questo lavatoio in India. Ho pensato di giocare con voi innanzitutto su un modello al quale abbiamo lavorato a Padova negli ultimi anni e poi traendo spunto da quello darvi una prospettiva che è la mia, che ovviamente è quella evoluzionistica su tutto questo. Stiamo parlando ovviamente dell'acqua, ma attraverso l'acqua parliamo della crisi ambientale, della crisi del rapporto tra la specie umana e l'ambiente. Vi faccio vedere questa mappa che è stata costruita, è stata disegnata con tutti i crismi delle mappe geografiche vere dai miei colleghi geografi dell'Università di Padova, Francesco Ferrarese, un bravissimo cartografo che fa gli atlanti anche per altri paesi, e da Mauro Varotto, che è un geografo sociale di Padova, della mia università, dove c'è un carinissimo museo di geografia, tra l'altro. Se passate da Padova visitatelo perché è sorprendente, con antichi mappamondi e mappe di tutti i tipi. In quel museo vedrete anche una mappa famosa, che è la mappa di Bruno Castiglioni, uno dei padri della geografia italiana di un secolo fa, che per primo disegnò e immaginò e calcolò su basi scientifiche rigorose come doveva sembrare l'Italia, come doveva apparire la mappa geografica dell'Italia quando tanto tempo fa, milioni di anni fa, il clima era molto più freddo di come è oggi e quindi il mare era più basso di almeno 50-60 metri e si vede questa Italia gigantesca con il delta del Po sotto Ancona, l'Adriatico è metà ed è una Italia cicciotta, insomma, molto più grande. Qui invece la vedete molto più smilza perché invece abbiamo pensato di fare oggi con gli strumenti, con i big data, con l'intelligenza artificiale, di fare un esercizio esattamente opposto. Ci siamo immaginati che le cose vadano nel peggiore dei modi, quelli che noi chiamiamo scenari parossistici, cioè esagerati. Quindi nessuno vi sta dicendo che questo succederà, è un'esagerazione, è una forzatura fatta appositamente. Quindi l'idea è, immaginiamoci che tutto vada per il peggio, che non faremo nulla, ma proprio nulla per mitigare il riscaldamento climatico. Immaginiamo che i meccanismi di amplificazione del clima accelerino rapidamente, che tutto si amplifichi, si rinforzi sempre di più. Allora immaginiamo a un certo punto la fusione completa dell'Artico,
ma non ci siamo tanto lontani rispetto a quello che sta accadendo nell'ultimo periodo, e poi ancora, passano i decenni, passano i secoli, immaginiamoci una fusione quasi completa anche del Polo Sud, dell'Antartide. Il risultato, ci dicono i geografi, in questo caso il livello del mare si alzerebbe di 65 metri. E questa è esattamente la mappa dell'Italia con il mare più alto di 65 metri, fatta veramente, cioè proprio con le coste, le linee, le isole, c'è tutta la toponomastica nuova, perché ho scoperto che ci sono delle regole per la toponomastica molto stringenti, nomi da dare alle isole, alle penisole, ai promontori, eccetera, eccetera. E quindi qua vedete una possibile Italia del futuro, che ovviamente nessuno auspica, ma che ci racconta un sacco di storie interessanti. Vi faccio vedere qualche zoom regionale. Questo è il mio nord-est, dove vedete che Padova non c'è più, ovviamente. Genova non siete messi malissimo, tranne che bisogna alzare tutto di 70 metri. Ok, da Porto Antico tirate su tutto, avrete secoli di tempo, quindi... Quando vi dico solo questa cosa, una delle tante cose che potrete fare lunedì prossimo viene Andrea Rinaldo qui. Andrea Rinaldo è uno dei più grandi ingegneri idraulici al mondo, lavora al Politecnico di Losanna e all'Università di Padova. Ha vinto l'anno scorso il cosiddetto premio Nobel per l'acqua. È un premio Nobel dato proprio dall'Accademia svedese ai maggiori esperti, gli scienziati che hanno dato il migliore, più importante contributo alla gestione dell'acqua. Ve ne parlerà lui lunedì prossimo, vi racconterà i suoi progetti, soprattutto in Africa, bellissimi, molto, molto interessanti. Andrea Rinaldo è anche il presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti a Venezia e ha avuto un'idea molto bella, lunedì gli chiederò di spiegarla bene, che io trovo fantastica. Ha deciso seriamente di indire un concorso, una sorta di grande competizione internazionale, alla quale saranno invitati architetti, urbanisti, sostanzialmente architetti urbanisti, e la cui domanda sarà trovare una soluzione, una visione di Venezia nel 2080, ha scelto questa come data, in cui, dice Rinaldo, ed è il premio Nobel per l'acqua, non c'è ormai quasi più nessuna possibilità, o sono davvero poche le possibilità, che l'Adriatico sia più basso di 1 metro, sia meno alto di 1 metro rispetto a come è adesso. Quindi lui si immagina un livello di medio mare dell'Adriatico di 1 metro più alto e chiederà a questi architetti urbanisti di rispondere a questa domanda. Come facciamo a salvare Venezia quando l'Adriatico sarà più alto di 1 metro? Che è un tema difficilissimo, no? Perché rispetto a Genova e tutte le altre città costiere, che pure avranno tantissimi problemi, però sapete che Venezia ha un problema in più, che è in mezzo a una laguna, e una laguna non puoi separarla dal mare, non puoi fare un mose sempre più alto fino a un mose di 1,5 metri da tenere sempre chiuso, perché la laguna muore. E allora come si fa? Come si fa a tenere in comunicazione un mare che si alza e una laguna e una città che viene sommersa? Cosa facciamo? Tiriamo su tutto? Ma ecco, come si fa? Allora, perché mi è piaciuta molto questa idea? Perché lui da scienziato, come dire, prefigura già il 2080 e chiede all'intelligenza umana di trovare una soluzione rispetto a un problema molto complicato come questo. Perché è importante questo approccio? Perché fa capire al pubblico, ovviamente è sostanzialmente un'operazione di divulgazione, poi alla fine, fa capire al pubblico, anche se chissà, magari verrà fuori davvero qualche idea risolutiva in anticipo, fa capire al pubblico che la crisi ambientale e il riscaldamento climatico non è il futuro remoto, ma è adesso, è il presente, è dopodomani. E vi farò vedere qualche esempio sulla base di dati appena usciti di questo. Quindi, insomma, qui vedete invece non 1 metro, ma 65 metri. Venezia, in questo libro che poi abbiamo fatto sulle mappe, ce la immaginiamo visitabile ovviamente con i sub. Si vede solo il campanile di San Marco che viene fuori di 10 metri, 10-12 metri. E Padova è sommersa, però vedete che c'è l'arcipelago Euganeo, l'arcipelago Berico, Verona ce la siamo immaginata come una nuova Venezia, tutta sul mare. Questo è il nord-ovest, dove si scopre che i milanesi finalmente potranno andare al mare in 20 minuti circa, quindi fine delle code in Romagna, perché potranno andare ai lidi di Lodi, come vedete, che sono lì, il mare arriva a Lodi e Piacenza, è un mare un po' salmastro, basso, non sarà granché, però insomma ci si accontenta. Ovviamente non ci sono più i ghiacciai alpini, per ovvie ragioni, perché se saremo arrivati fin qui non ci sarà nessuna possibilità di avere l'acqua dolce dai ghiacciai, e questo è un problema ovviamente. Questo è il mare Padano,
che ovviamente è lo scenario più impressionante, il mare che entra dentro la pianura padana, arriva appunto fino a Lodi e Piacenza. Qua ci siamo immaginati le città dell'Emilia e della Romagna che vengono piano piano spostate all'interno, verso l'Appennino. Qua c'è la Liguria, tagliata un po' fuori Genova, ma non cambia molto come linea di costa, qualcosa vicino alla Spezia. Vedete che avremo risolto tutta una serie di problemi anche geopolitici, perché finalmente Pisa e Livorno sono separati da un braccio di mare. La laguna dell'Arno che arriva fino a Firenze, poi vedete il Tirreno come cambia tutta la linea di costa. Questo è l'Adriatico, che sembra un po' la Norvegia perché il mare entra dentro tanti fiordi verso l'interno, una cosa molto strana. Il Lazio, vi faccio fare un giro d'Italia velocemente. Il Lazio, dove vedete che l'acqua ovviamente si riprende tutte le bonifiche pontine. Roma torna a essere una città arcipelago su una catena di isole che sono i colli e non solo. E poi vedete quello strano fiordo che si incunea nell'Italia, quello è il fiordo Tiberino, l'hanno chiamato i miei colleghi, perché la Valle del Tevere è molto bassa e l'acqua entrerà dentro, arriverà su fino quasi all'Umbria. La Sardegna divisa in due, con il Campidano che diventa un canale. Napoli su un'isola, ovviamente, un'isola vulcanica naturalmente, tutta circondata dal mare. Campi Flegrei diventano un vulcano, un super vulcano sotterraneo. La Puglia è interessante con due isole tropicali bellissime, l'isola del Salento e l'isola del Gargano, dove andremo in vacanza naturalmente. La Sicilia e la Calabria non cambiano tantissimo, si restringono un po', ma essendo molto montagnose il profilo non cambia tantissimo e così via. Potete divertirvi in tanti modi con queste mappe, con visualizzazioni, zoom. Io le trovo interessanti perché la mappa geografica è comunque un linguaggio molto intuitivo, no? Quindi colpisce immediatamente, è molto diretto. Il gioco naturalmente di questa divulgazione qual è? Il messaggio tra le righe è che tu vedi queste mappe e dici vabbè sì è un gioco, uno scherzo e non succederà mai. Noi queste ce le immaginiamo nel 2872 perché ci siamo immaginati Jules Verne, il Giro del Mondo, Goethe, no? il Grand Tour in Italia fra 700 anni e quindi vabbè non ci saremo, non ci interessa. No, in realtà se vai a leggere poi il libro e le spiegazioni dei miei colleghi geografi scopri che il gioco è un po' più sottile, ovvero sì certo questo è uno scenario esagerato e resta tale e nessuno auspica o crede veramente che arriveremo fino qui. Però se vai a guardare bene scopri che i processi, quindi i cambiamenti che tu vedi qui arrivati a un risultato molto evidente, in realtà sono già cominciati. E quindi il gioco che poi viene fatto nel racconto è che per ognuno di questi processi, la desertificazione, il cuneo salino, il fatto che l'acqua alzandosi non la vedi che si alza, ma intanto sotto l'acqua salata sta entrando dentro le falde, quindi si sta incuneando nella terraferma, eccetera, eccetera, lo spostamento delle fasce di vegetazione, la fusione dei ghiacciai, tutti questi processi, qui esagerati, in realtà se vai a guardare bene stanno già accadendo adesso. La desertificazione, per esempio, nel meridione d'Italia, che non vuol dire che diventa deserto, ma vuol dire tutta una serie di processi di riduzione della disponibilità dell'acqua sta già avvenendo e sta salendo su, perché le fasce di vegetazione si stanno spostando, il Mediterraneo si tropicalizza sempre di più, ospita molte specie aliene di tipo tropicale, ormai ce ne accorgiamo tutti quando facciamo il bagno, e quindi questi processi stanno avvenendo e tra l'altro vi farò vedere tra poco stanno accelerando. Ecco un altro paradosso dell'acqua, ecco un altro punto di vista usando l'acqua, in questo caso il livello del mare sull'Italia, che cosa ti può raccontare. Abbiamo fatto un convegno il mese scorso con alcuni imprenditori, ho scoperto che alcuni imprenditori del settore alimentare stanno brevettando il caffè siciliano, stanno provando a mettere mango e papaya in Sicilia e quindi ormai è fuori discussione che questi cambiamenti anche delle coltivazioni stanno avvenendo. Poi ci siamo fatti prendere e abbiamo fatto anche un esercizio con le stesse mappe, ma di tutto il mondo, sempre col livello del mare più alto di 65 metri, e adesso non voglio farla lunga, insomma, se avrete voglia potete vederli, anche qui è piuttosto impressionante, guardate il nord Europa che sparisce quasi completamente, fino a metà della Germania, il Bangladesh che non c'è più, col mare che arriva fino sotto l'Himalaya, la Cina che perde quasi un terzo del territorio,
l'Amazzonia sommersa, gli Stati Uniti senza più la Florida, eccetera. E poi faccio solo vedere quest'ultima mappa, che è la mia preferita. Questa ci è voluto un sacco di lavoro. Questo è l'Antartide, in questa visione futura di riscaldamento climatico esagerato, che però, tra l'altro, tra parentesi, il pianeta così caldo come lo vedete qui è già stato parecchie volte nel passato evolutivo, quindi è esagerato rispetto alla nostra vita, è quello che ci aspettiamo noi, ma se basta, è sufficiente che voi allarghiate un po' lo sguardo, come facciamo noi evoluzionisti, sui milioni di anni, e il pianeta Terra è già stato caldo così, anche più caldo di così. Nel picco delle Oceane, per esempio, è stato anche più caldo di così, quindi nulla di trascendentale, può succedere, è già successo anche in passato. L'Antartide diventa così, questa è stata molto complicata perché dovete immaginare non soltanto che si alza il livello del mare, ma siccome si fonde il ghiaccio, la calotta antartica, il sollievo di questo peso che viene a mancare solleva un po' la Terra e quindi avete tutti questi calcoli da fare. Il risultato è questa specie di Nuova Zelanda gigantesca, bellissima, con queste praterie, isole, penisole. Questa ce la siamo immaginata proprio come un Eldorado del futuro, dove in pratica si potrà stare dignitosamente bene soltanto qua, al Polo Sud e in alcune zone del Polo Nord. Quindi la provocazione poi che facciamo, narrativa appunto, che non ci potremo stare tutti qui, e quindi emerge un tema fondamentale in tutta questa storia che c'è anche nella mostra di Salgado evidente, e cioè che tutto questo cambiamento ambientale di cui parliamo alla fine pesa molto di più sugli ultimi della Terra e su chi non ha i mezzi per adattarsi e non avrà i mezzi per adattarsi, quindi sarà un grande tema di diseguaglianze sociali, di necessità di redistribuire la ricchezza, e questa è la connessione poi con gli aspetti anche geopolitici. I temi più interessanti. Vi faccio vedere qualche esempio di un clima che cambia e come possiamo usare uno sguardo evoluzionistico per interpretare l'antropocene, che poi è quello che facciamo anche noi con i nostri modelli all'Università di Padova. Io sono un modellista poi, nel senso che studio l'evoluzione, noi mettiamo insieme dati provenienti da discipline diverse e attraverso questa unione di dati diversi proponiamo dei modelli evolutivi che riguardano anche i cambiamenti climatici del passato. Adesso abbiamo pubblicato settimana scorsa un Nature Communication dove parliamo per esempio delle migrazioni in Eurasia e del rapporto antiche e del rapporto tra queste e i cambiamenti climatici del passato. Noi facciamo quello, il mio mestiere è quello sostanzialmente. Questa è la mappa di Castiglioni che vi dicevo prima, quindi il contrario, l'Italia gigante col Po che entra nell'Adriatico sotto Ancona. E uno, naturalmente, superficialmente, uno può pensare, beh, ma perché ci stai facendo tutto questo discorso sul fatto che il clima è cambiato anche milioni di anni fa? Non vorrai dirci che il clima è sempre cambiato e che quindi non dobbiamo preoccuparci. Questo, sapete, è una delle fallacie logiche più frequenti nel dibattito sul riscaldamento climatico. Perché è una fallacia logica? Perché non è che siccome il clima, perché è vero che il clima è sempre cambiato, e per fortuna, perché noi esseri umani non saremmo qui se il clima non fosse cambiato in passato. Noi siamo figli dell'instabilità ecologica e anche dell'instabilità climatica, perché ha generato tutta una serie di adattamenti come il migrare, lo spostarsi, da cui poi si sono generate, diversificate le specie umane, la nostra inclusa. Quindi noi siamo figli di questa instabilità ecologica. Però perché è una fallacia retorica sbagliata, sbagliatissima? Perché in realtà nasconde due elementi di novità assoluta di quello che sta accadendo oggi nel riscaldamento climatico. Uno è la sua velocità. Noi evoluzionisti mappiamo la velocità dei cambiamenti climatici del passato e stiamo parlando di cambiamenti che erano 100, 200 volte più lenti, cioè tanto più lenti. Quindi quando voi vedete una mappa di questo tipo dovete immaginare un cambiamento climatico che occupava decine di migliaia di anni almeno, se non centinaia di migliaia di anni. Questi sono i tempi evolutivi, i tempi geologici, i tempi normali del cambiamento climatico che studiamo noi, del paleoclima, come viene definito. Quindi quando vi dicono, ma cosa vuoi, la Terra è stata molto più calda in passato, è vero, ma ti devono anche spiegare che è stata molto più calda in un regime climatico i cui tempi di cambiamento
erano di questo tipo. Adesso il clima invece cambia con un ordine temporale di decenni e secoli e quindi è molto molto più veloce come non è mai stato in passato. Neanche durante le peggiori catastrofi che noi conosciamo dell'evoluzione è stato così veloce e questo un pochino dovrebbe farci preoccupare. Tanto per darvi un'idea, per farmi capire, una delle più famose catastrofi nell'evoluzione, quella che ha portato all'estinzione di quasi tutti i dinosauri, tranne 3 famiglie che sono sopravvissute e sono diventate gli uccelli, quella lì noi ce la immaginiamo come la catastrofe più istantanea nella storia della natura del pianeta, giusto? Un impatto di un asteroide che colpisce la Terra nello Yucatan, un tsunami giganteschi, una catastrofe globale, interruzione della fotosintesi, alla fine 70%, 68% delle specie estinte, tutte, in tutti i gruppi, anche dei mammiferi. Quelli che ne pagano di più le conseguenze, come sempre, sono quelli che stanno in cima alle catene alimentari e quindi dinosauri spazzati via quasi tutti. Beh, ma tenete presente che questa catastrofe, che è stata innescata da tutti questi cambiamenti, per concludersi ci ha messo 300.000 anni, ok? Cioè un processo che è durato 300 millenni, ok? Ed è una delle catastrofi più veloci, più istantanee che noi conosciamo. Questo per darvi un'idea, no? Un po' un paragone rispetto alla velocità di quello che sta accadendo adesso. Non ha eguali nella storia evolutiva. La seconda novità, ovviamente, la sappiamo o dovremmo saperla, anche se ultimamente in Italia ci sono un po' di negazionisti che imperversano su 6 canali televisivi su 6, su 9, non so quanti sono, tanti, 3 pubblici e 3 privati, tutti i pomeriggi, tutti i giorni, c'è il negazionista di turno che racconta frottole sul riscaldamento climatico negando le evidenze. Qui l'evidenza qual è? È che per almeno il 98% delle cause in gioco, dei fattori causali, sono di tipo antropico. Quindi ci sono dei cicli naturali ovviamente che vanno inclusi in questo modello, ma incidono molto poco. Quindi questa è una novità importante rispetto al passato, perché i cambiamenti climatici che studiamo noi nel paleoclima erano cambiamenti dovuti a oscillazioni di lungo periodo del clima, derive dei continenti, eruzioni vulcaniche, un insieme di cause naturali, diciamo non antropiche. Allora, queste sono le 2 novità fondamentali. Come possiamo inquadrarle ancora una volta in chiave evolutiva? Vi faccio 2 esempi estremi, a un estremo all'altro. Allora, questa è una scoperta, adesso non riuscite a leggerla, ma non importa, quello che voglio semplicemente dirvi è un paper molto bello che è uscito qualche mese fa su Science, tra l'altro con dentro anche la firma di 2 studiosi italiani. È una scoperta di quelle che piacciono a me, serendipitose, nel senso che non se l'aspettava nessuno. Questi qui stavano studiando tutt'altro e si sono trovati per le mani questo dato anomalo che, come succede spesso nei nostri studi, quando soprattutto con l'intelligenza artificiale analizziamo i dati genomici e c'è un dato anomalo, cioè c'è una firma di qualcosa che è successo nel passato che non capiamo, noi ci buttiamo subito perché vuol dire che lì c'è qualcosa di interessante. La faccio breve, non entro nei dettagli tecnici. Sostanzialmente questo segnale genetico trovato facendo una mappatura tra le popolazioni umane attuali e del passato, si scopre che l'unica spiegazione plausibile per render conto di questo dato genetico è che in passato, molto tempo fa, tra 900 e 800 mila anni fa, quindi prima che esistesse Homo sapiens, perché noi siamo venuti fuori in Africa tra 300 e 200 mila anni fa, c'è stato un cambiamento climatico lungo e drammatico, durato circa 90 millenni, quindi ancora una volta tenete presente i tempi dell'evoluzione, ma che è stato così potente, così duraturo, verso il freddo quella volta, quindi glaciale, che ha portato, pensate, all'estinzione, alla fine, alla cancellazione di circa il 98% di tutte le popolazioni umane, che è un dato impressionante. Cioè praticamente per alcuni di periodi di questi 80 millenni sono sopravvissute poche migliaia di individui che poi si sono riprodotti e hanno trasmesso il loro DNA a una linea di discendenza che è arrivata anche a noi. Quindi probabilmente c'erano anche altre popolazioni che non hanno lasciato una linea genetica a noi, però è un dato impressionante, è una riduzione, si chiama collo di bottiglia, un collo di bottiglia, cioè una riduzione di popolazione pazzesca, che ci ha fatto sobbalzare perché è paragonabile a quello che sta accadendo adesso, solo che è durata 80 millenni,
e ha portato a un costo popolazionale di fitness, proprio di evolutivo enorme, no? Perché quando sopravvive il 2% della popolazione sei quasi al limite dell'estinzione. Sei in quella situazione in cui manca poco che una popolazione qui, una là si estingue, è finita tutta la storia umana, perché poi quando si è in così pochi la diversità genetica si riduce tantissimo. Quindi, insomma, una scoperta inaspettata, molto interessante, la cui morale è piuttosto semplice, no? Il pianeta se ne frega di noi, il cambiamento climatico può essere molto violento, molto pericoloso, e in questo caso addirittura può portare a una estinzione del 98% delle popolazioni umane. E oggi il clima, come vi ho già detto, sta cambiando molto più velocemente di così. Nessuno vuole dire però, ci tornerò alla fine, che quindi siamo sull'orlo dell'estinzione. Questa secondo me è un'estrapolazione anche questa erronea. Nessuno, perché anche gira molto questa cosa, no? Col climate change ci estingueremo, è la fine dell'umanità. No, secondo me ce la faremo, sopravvivremo, siamo sopravvissuti a situazioni decisamente molto negative dal punto di vista ambientale. Il problema non è se ci estingueremo o meno. La vera domanda è chi pagherà il prezzo? Quanto soffriremo? Quanto dovremo pagare per attraversare questa transizione climatica da noi causata? Quindi il tema è chi paga e quanto pagheremo, non tanto l'estinzione. Allora, questo è un evento climatico avvenuto 800 millenni fa, quindi tanto tempo fa. Tra l'altro, ironia della storia, ma succede sempre così, usciti da questo collo di bottiglia, i pochi sopravvissuti danno origine a una nuova specie umana molto più potente, molto più efficiente dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse, l'Homo heidelbergensis, con un cervello più grande, quasi un litro 1,1, 1100 centimetri cubici, con una nuova tecnologia, molto più agguerriti, che escono di nuovo dall'Africa, riconquistano il mondo e danno origine a una nuova storia evolutiva. Dal male il bene. Nell'evoluzione è sempre così, da una crisi, da un collo di bottiglia, i pochi sopravvissuti poi dominano il mondo, nel senso che poi hanno un'esplosione demografica e quindi è così, questa è un po' l'ironia della storia evolutiva ed è successo anche questa volta, una speciazione dovuta a un collo di bottiglia. Adesso paragonate questa storia molto antica a questo dato impressionante che è uscito su Nature 3 anni fa ormai, no, 2 anni fa, e è una ricerca guidata da Ron Milo, che è un biologo israeliano del Weizmann Institute, bravissimo, che mi piacerebbe anche invitare in Italia, ma non può mai, mi dice sempre di no perché è impegnatissimo. A noi piace molto perché è un misuratore di cose, è uno che pesa tutto, è diventato famoso nel mio campo perché ha pesato tutto. Lui dice che non crede all'esistenza di qualcosa se non riesce a pesarlo, quindi non è tanto a posto, ok? Però pubblica benissimo ed è quello che è riuscito a pesare per la prima volta. Voi direte, ma chi se ne frega? No, in realtà è interessante. Quanto pesano tutti gli insetti sulla Terra? Quanto pesano tutti gli artropodi sulla Terra? È riuscito a calcolarlo. Qualche anno fa è riuscito a calcolare la biomassa terrestre, cioè quanto pesano tutti gli esseri viventi messi assieme? Che voi direte, non puoi capire, non puoi riuscire. Invece lui, con i dati satellitari, con i modelli, con l'intelligenza artificiale, riesce a trovare delle misure approssimate al 6, più o meno 6% di errore, che insomma è tanto, ma neanche poi tantissimo rispetto alla difficoltà del compito. 3 mesi fa è uscito con un lavoro molto interessante, ha pesato le cellule del sistema immunitario umane. Sapete quanto pesano? 1,5 kg, se vi interessa, sapete, avete 1,5 kg di cellule immunitarie nel vostro corpo. Ma è diventato molto famoso perché qui invece ha fatto un'altra pesatura che ci ha lasciato di stucco, perché ha fatto un confronto che, se riuscite a vederlo, vedete la linea verde là in alto è la linea della biomassa, quella che aveva già calcolato prima, quindi quanto pesano tutte le piante e gli animali messi assieme e i microbi messi assieme. E pesano tanto, 1,1 teratonnellate, 1100 miliardi di tonnellate. Quindi quello è il peso di tutta la vita sulla Terra, questa pellicola che circonda la Terra. Quella che vedete sotto è una curva storica dal 1900 al 2020, quella è un'altra massa invece che abbiamo chiamato massa antropogenica ed è, lo si capisce dal nome,
la massa di tutti gli artefatti umani, di tutte le cose umane, esclusi gli scarti. Non vi spiego perché, ma è tutta una storia particolare. Quindi gli oggetti in uso, quindi questo edificio, tutti gli edifici del mondo, tutte le strade del mondo, tutti i mezzi di trasporto, le dighe, le strade, le suppellettili, i computer, gli strumenti, gli arredi, tutto, tutti gli oggetti, artefatti umani. È un calcolo molto complesso, ma è riuscito a farlo in modo veramente molto ingegnoso. I colori che vedete lì vi dicono anche di cosa sono fatti gli artefatti del mondo, delle nostre cose, e vedete che sono principalmente cemento, sabbie, mattoni e asfalto. Noi siamo la civiltà del cemento e dell'asfalto. E poi vedete che le curve più piccole sono le plastiche, il vetro e altri oggetti come artefatti, ma per esempio di legno e di metalli, quindi, ma sono abbastanza poche, anche se le plastiche in particolare ci preoccupano molto, no? per le bioplastiche. Ma la cosa pazzesca è l'andamento. Vedete che nell'anno 1900, 120 anni fa, la massa antropogenica, gli oggetti umani, erano il 3% della biomassa. E questo ci sta, lo capisco, è giusto, cioè rispetto alla massa di tutti gli esseri viventi capisco che gli oggetti umani siano il 3%. È tanto, ma ci sta. Ma poi vedete cosa succede? Cresce piano fino agli anni 40, dagli anni 40 in poi schizza in alto come quasi tutti i valori di impatto ambientale e la notizia, diciamo, che ha fatto il giro del mondo, nell'anno 2020, l'anno pandemico, la massa antropogenica ha raggiunto la biomassa, quindi per la prima volta nella storia del mondo una specie è stata capace di creare con questo suo metabolismo, no? Prendendo dalla natura gli elementi e modificandoli, creando degli artefatti, perché poi comunque tutto ovviamente materiali naturali, questi artefatti umani pesano tanto quanto tutta la vita messa assieme, che se ci pensate è piuttosto impressionante. Vuol dire che noi abbiamo impregnato il mondo di cose nostre, di oggetti umani, al punto tale che adesso pesano uguale. Okay? E siccome la curva cresce, adesso col passare degli anni la massa antropogenica sta superando la biomassa e anche con grande velocità, ovviamente, se vedete la pendenza della curva. Questa è una ricerca, tra l'altro, che anche a scuola, se ci sono degli insegnanti presenti, è molto bella e interessante, perché questi studiosi poi hanno creato un sito web che si chiama anthropomass.org, anthropomass col TH, dove usando dei disegni, delle grafiche, fanno tutta una serie di comparazioni anche divertenti, anche se sono tragiche nel loro significato, più specifiche. Non so, per esempio vedete la comparazione tra tutti gli animali e le plastiche, oppure tra tutti gli edifici e tutti gli arbusti e tutti i boschi e tutte le piante. Oppure ce n'è una pazzesca per cui se tu pesi tutti gli ippopotami, scusate, rinoceronti bianchi sopravvissuti, sono circa 20.000 ormai, pochissimi, pesano come la singola Tour Eiffel. Okay? Oppure un altro qui non c'è, ma è impressionante, non ci volevo credere, se voi pesate tutti i pesci che ci sono nel mare, tutti i pesci pesano come la singola città di New York, quei pesci che ci sono rimasti dentro. E poi ce n'è un'altra interessante per cui se noi continuiamo a buttare plastica e microplastica in mare al ritmo con cui lo stiamo facendo adesso, che non sta rallentando purtroppo per niente, e consideriamo la pesca indiscriminata che riduce la biomassa dei pesci, se andiamo avanti così, nel 2052 il peso della plastica supererà quello dei pesci. Non so se vi piace questa cosa, ma nel 2052 ci sarà nel mare più plastica che pesce, se andiamo avanti così. Quindi, chiaro, no, il significato poi di queste simulazioni, ovviamente no, sono numeri, però sono numeri che raccontano delle storie interessanti su chi siamo noi. Vado veloce e poi vi do giusto una chiave interpretativa nostra, diciamo, di questa storia e poi lascio la parola a voi. Ovviamente sapete che oggi c'è un forte dibattito sull'antropocene perché è stata respinta l'ipotesi di includerlo ufficialmente come epoca geologica recente dominata dall'uomo, che è la definizione tecnica di antropocene, perché i geologi non si mettono d'accordo su quando farlo cominciare, no? Quindi c'è qualcuno che dice facciamolo cominciare con l'Olocene, quindi 11.700 anni fa,
e secondo me hanno ragione, oppure facciamolo cominciare con l'era industriale, oppure facciamolo cominciare nel 1945 con le bombe atomiche. Ma in quest'ultimo caso sarebbe troppo recente, quindi hanno detto aspettiamo qualche migliaio di anni e poi ne riparliamo, perché i geologi ragionano ovviamente in tempi geologici. Però al di là di questa diatriba, che poi diventa anche un po' noiosa, alla fine la sostanza del discorso è quella che vi ho fatto vedere prima, no? Quando tu hai una specie la cui massa di artefatti supera la biomassa, quello è l'antropocene. Quello vuol dire essere una forza geologica. Potete vederlo in un altro senso. Quella massa antropogenica è l'archeologia di chi verrà dopo di noi, no? Gli archeologi del futuro scaveranno nei nostri sedimenti, come è stato fatto anche in una mostra molto bella anni fa qui a Genova, e vedranno tutta quella massa antropogenica nei nostri sedimenti e diranno, ecco, lì è cominciato l'antropocene, no? Con la seconda guerra mondiale, poi sostanzialmente in quel caso. Troveranno i cementi, gli asfalti, gli isotopi radioattivi in decadimento, le plastiche, troveranno tutto quello e diranno questa poltiglia è l'antropocene. Ora, questo ve l'ho già detto, sono tutte le curve, semplicemente prendete quella che vi ho fatto vedere adesso di Ron Milo, che è una di queste, questo è interessante, ci mettete dentro tutte le altre, crescita demografica, aumento del consumo di plastiche, diffusione delle plastiche da Giulio Natta e Ziegler in avanti, ci mettete il consumo di acqua, appunto stiamo parlando di acqua che è quella azzurra, e poi tante altre, e la cosa pazzesca che vedete è la stessa curva, sostanzialmente, che vi ho fatto vedere prima. Cresce dall'era industriale, dalla fine del Settecento in poi, in modo lento e graduale, ok? Poi dal secondo dopoguerra in poi vedete che tutte le curve impennano e salgono in modo esponenziale. Questo è quello che noi chiamiamo la grande accelerazione. Cioè sostanzialmente il punto fondamentale è che il sistema, per come lo vediamo noi, è andato fuori controllo 3 generazioni fa. Okay? Mio papà, mio nonno, io, 3 generazioni, e la quarta e la quinta, i miei figli e i nostri nipoti, sono quelli che adesso cominceranno a pagare il debito ambientale di questo sistema andato fuori controllo 3 settimane fa. Quindi è una storia molto recente, una grande accelerazione, ha radici molto antiche, perché in fondo Homo sapiens è da tanto tempo che è poco sostenibile, però alla fine c'è questa accelerazione potentissima. 2 punti, poi chiudo. Uno è perché è uscito un lavoro che sta facendo tantissimo discutere in queste settimane e che conferma un modello su cui lavoravamo anche noi. Noi l'avevamo chiamato la tempesta perfetta, oggi viene chiamata policrisi, ma il concetto è lo stesso. Cioè, perché ci dobbiamo preoccupare? Per un motivo tecnico in più, che è il fatto che oggi abbiamo tante crisi diverse che andavano avanti per conto loro, tutte legate all'impatto umano sul pianeta, che però erano diverse tra di loro. Per esempio, la riduzione della biodiversità è una cosa diversa da climate change, sono dinamiche diverse. Oppure l'eccessivo sfruttamento delle risorse, di per sé sono tutte legate al nostro capitalismo predatorio, ovviamente, però avevano una loro dinamica autonoma. Cosa sta succedendo adesso in particolare? Tutte queste crisi si stanno intrecciando e si stanno rinforzando a vicenda. È il concetto di tempesta perfetta, cioè non è una singola tempesta normale, ma è una tempesta parossistica. Quindi lo potete vedere, non so, se voi immaginate la deforestazione, l'atto di deforestare, che in assoluto è l'atto peggiore che noi possiamo fare, ne possiamo fare tanti, ma questo è il peggiore di tutti come effetti sull'ambiente, allo stesso tempo incidi sul climate change perché stai uccidendo organismi che hanno immagazzinato CO2 per tanto tempo, se poi li bruci, figurati, la stai anche restituendo in atmosfera, stai contribuendo all'estinzione di massa della biodiversità perché sono i luoghi in cui c'è il 60% di tutte le forme di vita sulla Terra, e allo stesso tempo stai aumentando il rischio pandemico perché lì ci sono anche gli animali portatori degli agenti patogeni, quindi aumenti la probabilità che entrino in contatto con l'uomo e facciano il salto di specie. È un esempio tra i tanti che avrei potuto farvi. Una singola azione, tirar giù una foresta, peggiora tante crisi diverse, che quindi interagiscono le une con le altre, rinforzandosi. Questo è il concetto di policrisi di cui si parla oggi. Questa mattina con gli studenti ha fatto vedere questo lavoro che è appena uscito, è uscito l'anno scorso su Science, dal gruppo di Johan Rockström, del Potsdam Institute,
insieme con quelli di Stoccolma, e è il famoso lavoro sui tipping points, di cui oggi si parla molto. C'è un po' di controversia sulle date, su dettagli, ma la sostanza non cambia. Quei pallini rossi sono il momento in cui, con l'avanzamento del riscaldamento climatico, scatteranno dei meccanismi di amplificazione che sono tipici dei sistemi complessi, non lineari, come il sistema climatico. Banalmente, la fusione di ghiacciai alpini, per esempio, è effetto del riscaldamento climatico. Quindi il riscaldamento climatico porta alla fusione dei ghiacciai alpini. Ma questa fusione fa sì anche che la superficie di questi ghiacciai diventi più scura, giusto? Perché emergono le rocce e diventa un grigio più scuro, quindi assorbe più calore. Quindi questo diventa a sua volta motivo per ulteriore assorbimento di calore e fusione del ghiaccio. Questo è un meccanismo amplificativo, che è di amplificazione. Lo stesso vale per il permafrost. Si fonde a causa del riscaldamento climatico, fondendosi libera gas serra molto potenti che contribuiscono al riscaldamento climatico. Sono tutti feedback positivi, meccanismi ricorsivi. La causa genera un effetto che amplifica la causa stessa. Tipping points nascono da queste dinamiche. La faccio breve, cosa ci dicono questi? Questi sono i più grandi modellisti climatici oggi al mondo. Ci dicono sostanzialmente che i primi, vedete, 6-7 tipping points che riguardano le correnti oceaniche, i ghiacci, il permafrost e altri, l'Artico e così via, cominceranno a innescarsi e ad accelerare quando la temperatura globale del pianeta arriverà a 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale. 1,5 gradi. Adesso siamo a 1,2, a 1,18 l'ultima misurazione. Siamo a 1,2, quando arriviamo a 1,5 scattano i tipping point, che non vuol dire niente di catastrofico di per sé, ma vuol dire che il processo a quel punto accelera ulteriormente. E 1,5 gradi, secondo questi scienziati, ormai non c'è più nessuna possibilità di evitarlo, perché è di una improbabilità astronomica, dovremmo diventare tutti virtuosi domani mattina e cambiare il mondo, ma non succederà evidentemente. Il grado e mezzo lo raggiungeremo nel 2030, cioè quando i ragazzi che ho incontrato stamattina arrivano alla maturità o si laureano. Quindi ormai è il loro presente, è il loro futuro prossimo, diciamo. Loro vivranno in un mondo di questo tipo. Quindi ecco il senso di quelle mappe che vi ho fatto vedere prima. Non è futuro remoto, è futuro prossimo. Sta succedendo e lo vedremo sempre più chiaramente nei prossimi anni. Poi, qui non vi faccio vedere, insomma, anche questo è molto, a me piace tantissimo poi questo lavoro che è appena uscito, ma è una complicazione ulteriore, dove da queste mappe vedete anche che poi i tipping points, perché il diavolo è nei dettagli, sono anche collegati tra di loro. E quindi un tipping point poi ne fa scattare un altro e aumenta l'effetto di un altro, quindi è tutto collegato. Quindi è questa bella idea, no, della rete, l'idea che già aveva avuto Jim Lovelock dell'ipotesi Gaia, no, che il pianeta Terra è una rete di regolazioni fittamente interconnessa, qui lo vedete chiaramente. Quindi forzare il sistema in un punto significa poi avere effetti da un'altra parte amplificativi. Quindi questo è un ulteriore lavoro sul network dei tipping points. E quindi questa è una policrisi che porta, per esempio, questa è una foto bellissima che vedete giù nella mostra con le zebre messe in questa fila, questa composizione bellissima. In questo caso la crisi della biodiversità è collegata, no? Ovviamente alla crisi dell'acqua e alla crisi climatica. E questo non ci fa bene per niente, perché ovviamente dalla biodiversità, per esempio, dipendono servizi ecosistemici fondamentali per la nostra vita, ma di questo parleremo, se vorrete, un'altra volta, perché io trovo che non abbia senso questo pigro ritardo con il quale nel mondo economico si tarda a dare un valore economico ai servizi ecosistemici, no? Quindi se io estinguo o riduco le popolazioni di insetti del 35%, come sta succedendo adesso, e so che il 70% dei prodotti alimentari sono legati agli insetti impollinatori, è evidente, no, che la riduzione della biodiversità ha un danno economico che dovrei quantificare e che in realtà non abbiamo mai fino adesso quantificato, no, con un minimo di precisione. Eppure i costi ambientali sono fondamentali. Se io impoverisco gli ecosistemi, poi alla fine devo pagare dei servizi
che adesso gli ecosistemi mi forniscono gratuitamente e quindi ne avrò un costo ambientale. Questo non c'è nel PIL, non c'è in nessuna delle misurazioni economiche fondamentali ancora. Ci si sta lavorando, ma è un processo, a mio avviso, troppo lento. Quando finalmente l'avremo concluso, questo calcolo, che è un altro di quei numeri che mi piacerebbe tanto avessimo già, quando qualcuno salta su e dice, con anche le sue ragioni, eh sì, ma la transizione ecologica quanto ci costa farla? Ormai in Italia si sente sempre questa cosa. Eh sì, l'Europa vuole farci approvare questo regolamento, ma quanto ci costa questa transizione? Sì, domanda legittima e bisogna rispondere a questa domanda, però ricordiamoci che c'è anche l'altra domanda dietro, cioè ma quanto pagheremo se non la facciamo la transizione ecologica? Ok? Quindi quando calcoli questo costo, considera anche il costo di fare una transizione ecologica troppo lenta. E questo è un costo che pagheranno i nostri figli, peraltro, non lo paghiamo noi, quindi c'è anche un elemento di ingiustizia ulteriore. Questo calcolo è stato fatto, peraltro, in un caso specifico, ma significativo. È uscito un lavoro su Science l'anno scorso molto bello, dove si vede, hanno fatto un lavoro anche lì quantitativo, hanno calcolato quanto costa mediamente affrontare una crisi locale dovuta al riscaldamento climatico, un evento meteorologico estremo, un'alluvione, hanno fatto tutte le casistiche e viene fuori un numero, costa tanto. Poi sull'altro piatto della bilancia hanno calcolato quanto costa, quanto costerebbe investire in prevenzione in modo da ridurre di più della metà il rischio che quell'evento accada. Quindi nel secondo caso lavori preventivamente e gli è venuto fuori che il costo della prevenzione è 1/20 di quello che ci costa affrontare le emergenze sempre dopo, davanti al fatto compiuto. E per me è impressionante perché 1/20 è davvero tanto meno. Vuol dire che la prevenzione non è un costo, ma è letteralmente un investimento, no? Rispetto al fatto che poi tu sei sicuro che se non la fai pagherai 20 volte di più dopo. Questo però la nostra mente fa fatica a ragionare in questi termini perché hai bisogno di pensare in termini probabilistici, di rischio, di probabilità e questo non ci viene per niente e soprattutto ragionare in modo lungimirante, diciamo. L'ultima cosa che aggiungo è questo modello, ho preso il Perito Moreno, ma sarebbe scegliere un'altra delle foto bellissime di Salgado che vedete giù. Come lo interpretiamo noi quello che sta accadendo qua? Ve lo faccio vedere con la diga di un castoro. Perché la diga di un castoro? Perché è quello che noi chiamiamo, io almeno lo chiamo così, il principio del castoro, che poi ha un significato, un termine tecnico che è costruzione di nicchia o costruzione di ambienti. Noi sappiamo nell'evoluzione che ci sono delle specie che hanno l'aveva già capito Darwin in uno dei suoi ultimi libri, che hanno una strategia adattativa molto particolare. Anziché passivamente reagire alle pressioni selettive, come normalmente accade e come Darwin ci ha insegnato, alcuni organismi, oltre a fare questo, attivamente modificano l'ambiente per renderlo più consono alle loro esigenze. Darwin fece il famoso esempio dei lombrichi, dei vermi di terra, no? E disse: i lombrichi hanno una strategia adattativa meravigliosa, duplice. Non si limitano ad adattarsi al terreno, ma lo digeriscono, lo metabolizzano, lo trasformano in humus e quell'humus poi diventa ambiente per le piante. E quindi, dice in un bellissimo passaggio di questo libro, Darwin, i lombrichi hanno plasmato il paesaggio inglese e hanno reso possibile l'agricoltura di Sua Maestà britannica, con il loro, lui dice, con il sommarsi di milioni di atti umili e insignificanti, apparentemente insignificanti. Hanno fatto una cattedrale gigantesca. Noi oggi sappiamo che aveva ragione, non solo per i lombrichi, non so, i cianobatteri inventano la fotosintesi e rilasciano un gas di scarico chiamato ossigeno 1,5 miliardi di anni fa che cambia il pianeta e che era un veleno ovviamente, no? Perché è altamente reattivo e quindi era difficile da maneggiare per gli organismi viventi, per le cellule. Poi abbiamo imparato a respirare e il mondo è andato in un'altra direzione. Hanno cambiato letteralmente le condizioni fisiche e biofisiche degli adattamenti di tutti gli altri. Quindi la vita è un processo che cambia il pianeta, cambia le condizioni del pianeta, costruisce, contribuisce a costruire la sua nicchia. Il castoro è un esempio paradigmatico perché è un tecnologo, fa le dighe, che tra l'altro è un'impresa tecnologica di tutto rispetto perché
devi scegliere il punto giusto del fiume, deve essere più alto di 90 centimetri ma non più alto di 1,10 m, l'ingresso è subacqueo, la galleria deve essere fatta in modo tale che non si allaga poi la tana all'interno, va fatta con dei tronchi di un certo tipo, cioè provate voi a fare la diga di un castoro, è un'opera tecnologica interessante e cambia il mondo, perché con la diga il castoro involontariamente, lui sta lavorando per la propria fitness ovviamente, perché si ripara dai predatori e ha una tana molto sicura dove portare il cibo per l'inverno e far crescere i cuccioli. Ma il castoro con la diga crea uno stagno, un lago, degli allagamenti periferici, taglia i tronchi, crea delle praterie, diversifica gli habitat e quindi costruisce la propria nicchia ecologica e quella di altre specie. Pensate, un lavoro molto bello che è uscito 2 anni fa in Baviera, hanno fatto una comparazione nei torrenti dove ci sono i castori, il castoro europeo in quel caso, la biodiversità è più alta del 30% rispetto a quelli in cui non c'è. Quindi è evidente, no? Perché il castoro è un ingegnere ecosistemico, si dice, cioè cambia il mondo e nel cambiare il mondo lo diversifica e quindi permette a molte altre specie di uccelli, di anfibi, di invertebrati di adattarsi a tanti habitat diversi. Tra l'altro, parentesi, il castoro è tornato anche in Italia. Un maschio dall'Austria è stato avvistato nei boschi del Tarvisio, sta cercando una femmina, non l'ha ancora trovata, ma speriamo che metta su famiglia. Ne hanno avvistato un altro in Valpusteria 6 mesi fa e poi, inopinatamente, dei castori sono arrivati anche in Maremma e a San Sepolcro, dove a noi risulta impossibile che siano arrivati da soli, quindi qualcuno poi li ha anche messi provocatoriamente. Quindi adesso il castoro sta tornando in Italia. Qualcuno vuole definirlo una specie invasiva, ma francamente noi evoluzionisti inorridiamo subito perché il castoro fino al 1530 abitava in Italia, è una specie autoctona italiana, una specie europea, e sta tornando a casa sua, quindi anche dire che è una specie invasiva, no, vi fa capire quanto siamo antropocentrici noi, per cui certo dove arriva il castoro adesso fa danni ovviamente, potrebbe diventare una specie invasiva se non ha predatori, però è tornato anche il lupo e quindi c'è anche il suo predatore, quindi tutto un equilibrio, no, dinamico che sta accadendo, però noi lo vediamo sempre solo dal nostro punto di vista molto, molto ristretto. Ecco perché vi ho fatto tutta questa storia sul castoro, perché ovviamente il castoro cambia il mondo e poi deve adattarsi al mondo da lui stesso modificato. Noi siamo dei castori andati fuori controllo, sostanzialmente. Cioè la nostra tecnica è esattamente quella del castoro, ecco perché vi ho fatto l'esempio della massa antropogenica, no? Noi cambiamo il mondo. Da quando siamo nati in Africa, la nostra strategia è quella, lo vedi chiaramente. Nasciamo in Africa, poi usciamo dall'Africa, tutte le volte che arriva Homo sapiens in un ecosistema lo modifica. Cambia il paesaggio, la biodiversità si riduce, alcune specie sono avvantaggiate rispetto ad altre. Dove arriviamo noi lasciamo il segno, noi cambiamo il mondo, siamo dei costruttori di nicchie come i castori. Per un po' questa costruzione di nicchie è stata come quella dei castori, cioè ha favorito la biodiversità, questa è una cosa controintuitiva, ma è così, nel senso le popolazioni native, per esempio, nei millenni in cui hanno convissuto con gli ecosistemi, hanno fatto come i castori, li hanno diversificati, creando per esempio spazi aperti, radure, modificando il corso dei fiumi, proprio come i castori hanno favorito la biodiversità. Ancora adesso i luoghi nel mondo dove c'è più biodiversità non sono, fateci caso, luoghi dove non ci sono mai stati esseri umani. Sono luoghi dove gli esseri umani ci sono quasi sempre stati, ma con questa modalità lenta di coevoluzione con gli ambienti. Quindi anche noi, volendo, possiamo essere degli ingegneri ecosistemici con effetti positivi per la biodiversità. Poi invece dall'agricoltura in poi siamo diventati dei castori che riducono la biodiversità, depredano le risorse, crescono demograficamente. Questo ci ha portato grandissimo successo, perché tutte le storie evolutive sono storie ambivalenti, perché dall'agricoltura sono venute fuori le città, la scrittura, la matematica, le scienze, le nostre civiltà vengono fuori da quella storia, con tutte le loro meraviglie, ma dentro quella storia già c'era un prezzo ambientale che si stava accumulando, no? di cambiamento e di depauperamento
delle risorse, che non è irreversibile, lo possiamo modificare, lo possiamo cambiare, l'importante è capirle, capire quello che sta accadendo. L'ultimissima cosa che aggiungo è, ne abbiamo parlato anche oggi con i ragazzi, è stato molto bello con gli studenti, perché forse non ce lo siamo detti ancora abbastanza. È una cosa che riguarda il futuro, chiudo su una proiezione, visto che abbiamo parlato delle mappe del 2800. Gli evoluzionisti ragionano sempre in termini di tempo profondo e però anche di lungimiranza, nel senso molti dei modelli che sono stati fatti recentemente sono anche positivi. Questo non si ricorda mai. Uno pensa sempre che i climatologi, gli evoluzionisti facciano solo modelli catastrofici o apocalittici. No, molti sono positivi. Per esempio, uno molto bello è un modello che dice calcola quanta percentuale della superficie terrestre noi dovremmo proteggere per interrompere la riduzione di biodiversità, il crollo della biodiversità. È una domanda intelligente, no? Interessante. Se la sono fatta ad Harvard, hanno fatto un lungo lavoro con i matematici, gli statistici e i biologi e sono arrivati a un risultato plausibile, sorprendente, il 50%. Cioè, secondo loro, quando noi saremo capaci di proteggere la metà della superficie terrestre, inclusi gli oceani, dove noi per definizione non abitiamo, quindi non è spazio sottratto alle nostre abitazioni, il crollo della biodiversità si interrompe, poi va a plateau, si appiana e poi piano piano comincia a scendere, cioè la biodiversità comincia ad aumentare di nuovo. E giustamente Edward Wilson e questi studiosi che hanno fatto questo lavoro poi concludevano quel lavoro dicendoci ma è utopistico arrivare al 50%? No, dipende da noi, no? Andiamo a vedere quanto siamo adesso. In Europa siamo tra il 20 e il 22%. Da quel 22 bisogna arrivare al 30% e poi da quel 30 al 50%. E questa cosa che adesso è scritta nei trattati europei e noi ostinatamente non vogliamo approvare il Natural Restoration Law che prevede esattamente questo, sapete, no? Adesso con le europee poi figurati, ce lo dimentichiamo per altri mesi e mesi e poi bisogna vedere come vanno le europee. Cosa c'è scritto nel Natural Restoration Law? C'è scritto 30-50, 30%, 50%, ma non se lo sono inventati così come sogno velleitario, no? È un modello preciso, quantitativo, statistico, che ci dice che se arriviamo al 30 e poi al 50 succedono delle cose molto positive per i nostri figli e per i nostri nipoti. Non è voler essere i primi della classe, vuol dire rispettare un contenuto scientifico, un modello scientifico, un'evidenza scientifica. Certo, bisogna essere lungimiranti però, nel senso 30-50 vuol dire fare delle cose oggi i cui effetti positivi saranno goduti da chi ancora non c'è o da chi oggi va alla scuola media o ai primi anni del liceo, come i ragazzi con cui abbiamo discusso di questo questa mattina. Ultimissimo dato positivo, così chiudo con elementi positivi, non so bene in base a quale miracolo, sapete che in Italia 2 anni fa abbiamo cambiato la Costituzione. Per la prima volta nella storia repubblicana abbiamo cambiato uno degli articoli fondamentali, quelli che dettano i principi costitutivi, l'articolo 9. E all'articolo 9 è stato aggiunto un comma, l'articolo 9 è quello che dice che la Repubblica tutela la cultura, la ricerca e il paesaggio. È stato aggiunto un comma che dice la Repubblica Italiana tutela gli ecosistemi, la biodiversità e l'ambiente, 3 parole, un po' ridondanti ma va bene, meglio esagerare, 3 parole, più virgola, anche nell'interesse delle future generazioni. Così la nostra Costituzione diventa una delle poche, sono meno di 10, che include tra i suoi principi costitutivi il fatto che oggi tu fai una legge, promuovi una legge, approvi una legge che deve rispettare il principio che deve valere per l'interesse anche delle future generazioni, non soltanto adesso. E questo è uno scatto anche giuridico veramente molto coraggioso e lungimirante, perché d'ora in poi, con i ragazzi stiamo facendo tanti lavori nelle scuole su questo adesso, d'ora in poi non è stato ancora mai fatto fino adesso in Italia, ma in futuro si potrà fare questa cosa. Una regione o il Parlamento italiano approva una legge, non so, per esempio che prevede più consumo di suolo o più cementificazione, i cittadini
potranno fare una domanda molto semplice. Questa nuova legge regionale o nazionale rispetta l'articolo 9 della Costituzione? Vogliamo andare a vedere? E la Corte Costituzionale sarà tenuta a prendere in esame e vedere se quella legge rispetta l'articolo 9. Questo è uno strumento in più tra i vari che abbiamo, no? Che le prossime generazioni potranno utilizzare per fare valere appunto una visione lungimirante, quella che in America c'è un'espressione molto bella, a me piace molto, che si chiama cathedral thinking, il pensiero delle cattedrali, forse perché gli americani non hanno mai avuto una storia profonda, no? Quindi amano molto questa cosa europea, no? Del vecchio continente, le cattedrali, perché cathedral thinking cosa vuol dire? È l'ottica di chi inizia a costruire una cattedrale sapendo benissimo che non la vedrà finita, perché ci vogliono 3 generazioni. Quindi inizia a farla, la progetta, getta le prime pietre, fa le fondamenta e sa che la cattedrale finita la vedrà suo nipote. Questo è il cathedral thinking, che implica continuità di pensiero, implica politica, continuità politica, implica lungimiranza. Ecco, tutto quello che ho cercato di dirvi sostanzialmente è che non ci viene facile il cathedral thinking, ma è forse la più grande sfida che abbiamo davanti, no? Perché il riscaldamento climatico è una cattedrale, la crisi della biodiversità è una cattedrale, i paradossi dell'acqua sono una cattedrale. Per risolverli bisogna mettersi nell'ottica che cominciamo adesso a lavorare e poi i risultati positivi, se ci saranno, li vedranno i nostri nipoti. E quindi in ultima analisi è una questione etica, a mio avviso, di generosità verso chi verrà dopo di noi. E mi fermo qua e lascio a voi la parola. Grazie, davvero interessante. Se ci sono delle domande, la luce negli occhi, vediamo un po'. Accendiamo la platea, non vi vedo, siete lì nel buio, non vedo niente. Grazie, aggiungo solo, è verissimo, è stato cambiato contestualmente anche l'articolo 41 che disciplina la libertà di impresa in una modalità molto innovativa, perché la nostra Costituzione in questo modo sancisce anche quella che oggi nel dibattito internazionale si chiama One Health, cioè salute globale, ovvero la libertà di impresa trova un limite ovviamente nel rispetto della salute umana e dell'ambiente, perché sono strettamente intrecciate. Non puoi salvaguardare la salute dell'individuo se non salvaguardi la salute dell'ambiente in cui vive. Questo che per noi sembra un principio banale, in realtà è un principio che ha molte implicazioni, appunto, si chiama principio di salute globale, che ha implicazioni giuridiche importanti. Adesso c'è nell'articolo 41. Per esempio, se davvero, se ci fosse già stato, ma non c'era, perché è arrivato dopo, l'articolo 41, i contratti che sono stati stipulati per la distribuzione di vaccini contro il Covid-19 non avrebbero assolutamente rispettato l'articolo 41, quindi è bene che sia stato cambiato in quel modo. La parola allarme è una parola molto corretta, è vero, lei nota, come notiamo anche noi, che non c'è abbastanza allarme rispetto alla gravità della situazione, però sa qual è il paradosso? Che lo abbiamo già sperimentato tante volte. Da un lato, come lei dice, c'è stato un fallimento comunicativo anche nella comunità scientifica. Io ne parlavo con Piero Angela alcuni anni fa, che ricordiamo tutti con grande affetto, abbiamo fatto proprio un dialogo per Micromega e a un certo punto Piero fa: senti, ma fammi calcolare quando è stata la prima volta che ho parlato di climate change. Si è messo lì a scartabellare, a cercare, e è venuto fuori che lui parlava di climate change nel 1973. Poi tra l'altro hanno fatto anche una cosa, sono andati a trovare proprio la trasmissione, si vede lui giovane in bianco e nero nel 73 che spiega il climate change. E la cosa pazzesca, se vedete quel Piero Angela del 73, è il linguaggio che usa. È esattamente il linguaggio che usiamo ancora adesso. Parlava di riscaldamento climatico, sollevamento dei mari, cioè, poi c'era proprio effetto serra ovviamente, era tutto spiegato per filo e per segno. 73, sono passati 50 anni, è da 50 anni che ne parliamo. E infatti poi Piero fa: beh, ne parliamo da 50 anni, non abbiamo fatto niente, evidentemente non è che siamo stati molto efficaci dal punto di vista comunicativo, quindi la vista in chiave autocritica. Quindi questo è un punto ovviamente, dovuto a tante cose, perché
ci siamo illusi che soltanto dando i numeri, i dati, le evidenze, questo generi consapevolezza. Sappiamo che purtroppo non è così. Ci siamo illusi che fosse sufficiente, e dobbiamo continuare a farlo, fare eventi, diciamo, di comunicazione della scienza tradizionali, bellissimi, come i festival, gli eventi come questo, no? I laboratori aperti. Però qual è il problema? È che ci si ritrova sempre tra persone che sostanzialmente sono già motivate da questo problema. E noi, tra di noi che siamo qui adesso, se ci contiamo, alcune agenzie di sociologia della scienza lo hanno fatto, se ci contiamo tra di noi siamo meno di 1 milione in Italia, quelli veramente sensibili a questo tema, che poi si informano, quindi siamo un'esigua minoranza. Se ci presentiamo alle elezioni la prossima volta, a malapena rischiamo di non prendere neanche il 3% per entrare in Parlamento. Siamo un'esigua minoranza. Questo è un dato scientifico, quantitativo, che va tenuto presente se vogliamo fare una comunicazione della scienza efficace. Quindi bisogna fare dei progetti di comunicazione della scienza che non siano fatti solo per chi è già convinto, ma che siano fatti in televisione, per esempio, sui social, cioè sui canali dove si informano i restanti 58 milioni, quanti siamo, di italiani, no? Non soltanto quel milione. Quindi bisogna avere grande umiltà, capire che non è che se noi diciamo le cose automaticamente si convincono tutti, e soprattutto aggiungono una cosa che per me è molto importante. Secondo me la comunicazione della scienza del futuro, proprio per arrivare a un pubblico che devi sorprendere, cioè che non è già convinto, devi usare linguaggi nuovi. Secondo me, una cosa che io faccio adesso tanto, ci investo tanto tempo, è per esempio raccontare esattamente quello che io vi ho raccontato stasera, ma con dei musicisti, con degli artisti, con Marco Paolini, quindi con il teatro, con la narrazione civile, tutte le volte con i visual, che sono importantissimi. Quindi mettendo insieme il contenuto scientifico e le emozioni, il linguaggio delle emozioni, l'arte, la poesia, perché se queste cose riesci a raccontarle così, l'effetto, vi assicuro, è molto più efficace. E alla fine, certo, dopo 1 ora e mezza di uno spettacolo, tra l'altro posso già dirlo, penso lo faremo anche uno qui al Festival della Scienza quest'anno, dove lì si gioca sul tema della biodiversità con la banda Osiris, e lì c'è l'elemento della ironia, dell'autoironia, del divertimento, ma io in 1 ora e mezza dico un sacco di cose e comunico un sacco di dati. Però ogni 3 minuti la situazione cambia, e soprattutto lo stesso messaggio che dico io, poi lo senti in un brano musicale, poi lo senti in una visualizzazione e ti rimane molto più impresso, perché agisci su linguaggi profondi, no? Sui linguaggi della nostra vita. E quindi, ecco, la scienza deve, secondo me, anche meticciarsi un po', deve ibridarsi con gli altri linguaggi, per arrivare a tutti gli altri, in modo democratico, perché poi, come diceva Pietro Greco, noi dobbiamo lavorare per una democrazia della conoscenza, ma la democrazia della conoscenza vuol dire che devi farti capire da un pubblico sempre più vasto, con molta umiltà, ecco, senza metterti mai in modo paternalista dalla parte di chi sa e si sta rivolgendo a chi non sa, perché già se ti poni così non può funzionare. Ma io incontro i ragazzi tantissime volte, quasi ogni settimana ho incontri, lezioni, conferenze, e devo dire che ne esco sempre con un mood, un umore positivo, perché loro hanno un modo di pensare diverso dal nostro, non c'è niente da fare. I ragazzi di oggi delle medie, quindi piccolini, a parte che hanno fatto 2 o 3 interventi con una proprietà di linguaggio, una precisione e delle domande che non erano state preparate con i loro professori, era evidente, ma puntualissime e precisissime, quindi bravissimi. Tra l'altro invece altri pure bravissimi di un istituto grafico, che uno dice ma come, l'istituto grafico fate anche pochissima scienze, eppure bravissimi, sensibilissimi anche loro, quindi si vede chiaramente che anche se magari, come anche i miei figli, voglio dire, che sono adolescenti adesso, prendono le informazioni non sai mai bene come, dai social, cerco di fargli leggere il giornale ma non c'è verso, però poi lo leggono online di nascosto, e quindi non capisco mai bene, però alla fine ti rendi conto che sono nativi climatici. Cioè, mentre noi ci siamo finiti dentro, abbiamo cercato di capire sta cosa, loro ci sono nati dentro, loro hanno una sensibilità di chi lo dà per scontato. Se tu gli dici, guarda, nel 2030 il pianeta sarà più caldo di 1,5 gradi, per loro è un test, è un esame.
Va bene, come facciamo ad adattarci e venirne fuori? Hanno questo atteggiamento, spesso anche molto pragmatico, del tipo sì, vabbè, ma cosa sono le cose più importanti che dobbiamo cominciare a fare subito? Molto spesso ragionano così. E quindi alla fine io resto sempre piuttosto, cioè sono fiducioso, nel senso che, chiaro, poi sono venuti qui, quindi anche almeno i loro insegnanti sono motivati. Però per esempio lì il difetto che vi dicevo prima c'è di meno, perché comunque quelle classi lì questa mattina sono state obbligate a venire ad ascoltare me. Non è che è stato un atto volontario, è frutto di un lavoro che Palazzo Ducale fa benissimo con le scuole, ma molti di quegli studenti lì non sarebbero mai venuti a una mia conferenza. Questo fa la differenza, perché la mia speranza è che magari anche tra quelli che non hanno fatto domande, oggi siano andati via con lì, ah però vedi, non la sapevo sta cosa, ah vedi, e poi magari vanno a documentarsi da soli, perché non si aspettavano che qualcuno gli facesse quel discorso, perché non hanno scelto di venire stamattina. Quello è importante, è un po' coercitivo in questo caso, ma sostanzialmente quello fa una differenza nel modo di fare comunicazione anche della scienza. Sostanzialmente il drift genetico è un processo evolutivo non darwiniano, Darwin non poteva immaginarselo, ma è compatibile con la spiegazione darwiniana, per cui quando una popolazione, per esempio a causa di una catastrofe ecologica oppure di una migrazione, si ritrovano in pochi individui, per un effetto statistico sostanzialmente la diversità genetica diminuisce molto ed è molto sbilanciata e questo genera un cambiamento evolutivo molto veloce, si chiama proprio deriva genetica. Se volete sperimentarla prendete un mazzo di carte che ha 4 segni, girate le carte in modo che non vedete i segni e le carte sono, non so, 100, quante sono? 108, due mazze, adesso non mi ricordo. Se voi di quei 108 carte, di 4 mazzi diversi, a caso ne tirate fuori 20, o anzi 15, vedrete che casualmente potreste perdere un segno, per esempio, avere solo 3 segni anziché 4, e poi dentro quei segni troverete sbilanciamenti, non so, 6 coppe, 3 fiori, è la stessa cosa nella deriva genetica, è la stessa identica cosa, è uno sbilanciamento statistico casuale, che però nell'evoluzione è importantissimo, e qualche volta chi sopravvive a questo collo di bottiglia per deriva genetica ha delle nuove mutazioni genetiche, una nuova variabilità genetica che lo porta ad essere più adattato e a sviluppare nuove caratteristiche, quindi è un motore, è un acceleratore driver, diciamo noi, è un fattore che accelera il processo evolutivo. Ti porta al limite dell'estinzione, ma se ce la fai poi diventi il padrone del mondo, potremmo dire. Nel caso di Homo heidelbergensis pensiamo che possa essere successo così. Tra l'altro, a posteriori, poi come sempre nella scienza, capisci che è anche la spiegazione di tante altre cose. Per esempio, noi non capivamo perché. Allora, fino a 1 milione di anni fa abbiamo un sacco di fossili di Homo erectus e Homo ergaster. Poi abbiamo gli heidelbergensis completi a 600-700 mila anni fa. E c'era questo famoso gap che non capivamo perché non trovavamo fossili di quel periodo lì. E ci siamo accapponati, siamo diventati matti per cercare di capire perché non fossilizzava niente in quel periodo lì. Forse adesso abbiamo capito, non fossilizzava niente perché non c'erano esseri umani. Perché una riduzione del 98% vuol dire che trovare un fossile diventa molto più complicato. Quindi non ci avevamo mai pensato, non era un problema di fossilizzazione, ma di mancanza di materia prima di fossilizzazione. Ma l'abbiamo capito solo adesso. La scienza è così, a posteriori riesce a rispondere anche a delle altre domande, degli altri misteri che c'erano prima. E se devo essere sincero, poi ogni domanda ne genera un'altra, nella scienza c'è un altro gap che è in Africa tra 200 e 400 mila anni fa, non si trova niente. Compaiono i primi sapiens a 200.000, poco prima si trovano pochissimi fossili e poi devi andare indietro fino a 400.000. Cosa diavolo è successo in quel gap lì? Allora adesso che ci siamo fatti prendere da questa mania catastrofista, stiamo cercando se per caso anche in quel periodo lì non ci sia stato un collo di bottiglia genetico dovuto a cambiamenti ambientali. Quindi vedi che nella scienza poi una nuova scoperta genera nuove domande e nuove linee di ricerca. E questo è quello che stiamo cercando di capire adesso. Perché se capiamo questo, forse riusciamo a trovare degli indizi sulla convivenza tra Homo sapiens e le altre specie umane, che è quello che adesso, perché adesso torno negli Stati Uniti, a New York, mi sono congedato, ho preso congedo all'Università di Padova per un po', torno là e là studieremo proprio le convivenze tra specie umane diverse e proveremo a rispondere a questo grande enigma, perché Homo sapiens
nasce in Africa, convive con tante altre specie umane per molto tempo e poi si estinguono tutte le altre e rimaniamo da soli? Perché non abbiamo ancora una spiegazione plausibile di questo fenomeno. Cosa è successo? Forse un collo di bottiglia in Homo sapiens, una nuova popolazione di sapiens che esce dall'Africa potrebbe spiegare questo enigma. Però ci mancano i dati, quindi dobbiamo andare a cercarli. Le consiglio, è uscito un editoriale su Nature qualche tempo fa, mi pare l'anno scorso, molto bello, dove diceva esattamente la cosa che ha detto lei, ma in un altro modo. Diceva, la transizione ecologica ha una parte glamour e una parte non glamour. La parte glamour, quindi quella che tutto sommato ci piace, è che dobbiamo fare innovazione tecnologica, inventare nuovi modi per continuare a mantenere il nostro livello di benessere, ma impattando di meno e devastando di meno l'ambiente, mitigando il riscaldamento climatico. Questa è la parte glamour. Poi nella seconda parte dell'articolo c'è, ma c'è anche una parte non glamour, cioè bisogna consumare di meno, spendere di meno, sprecare di meno. E Nature diceva questa non è glamour perché questa è antieconomico, vuol dire ridurre l'offerta di certi prodotti, consumare meno carne rossa, vuol dire fare quello che noi non vogliamo nel nostro modello economico fare, cioè ridurre la domanda. E giustamente Nature diceva questa parte non glamour ce la faremo soltanto se ripenseremo un modello di crescita e di sviluppo che non sia soltanto quantitativo, ma per esempio possa premiare quella che loro chiamano post-growth adesso negli Stati Uniti, la post-crescita, è un termine che compare sulle riviste scientifiche, vuol dire crescere qualitativamente, per esempio. Allora, se io per esempio ti permetto di produrre la stessa quantità di prodotti, ma lo faccio in modo più sostenibile, quello dovrei in futuro imparare a considerarlo già una crescita, anche se io non produco di più, ma produco meglio. Quindi quella è, diciamo, la visione qualitativa della crescita. Però quando parli di queste cose agli economisti tradizionali, è proprio arabo, proprio vedo che non piacciono molto queste cose perché le considerano socialiste. Io invece le considero di buon senso. Così come parlavamo prima dei vaccini, vi sembra, visto che adesso ci sono le elezioni europee, vi sembra normale che si facciano dei contratti sui vaccini in Europa, ma anche in altre parti del mondo, dove si lascia una sostanziale libertà di continuare a far crescere l'introito sul brevetto di un vaccino, quando quel vaccino tu azienda meritoriamente l'hai fatto molto velocemente, ci hai salvato la vita, ma l'hai fatto con l'80% di fondi pubblici e l'hai fatto con le conoscenze mie, dell'università, della Pennsylvania, di altre università, cioè l'hai fatto con conoscenze pubbliche, l'hai fatto con i soldi pubblici, con le conoscenze pubbliche e io ti do la possibilità di venderlo, di fare crescere il prezzo indefinitamente quanto vuoi. Questo non è un modo di fare economia sano. Molti, come la Melania Mazzucato e altri, avevano detto in questi casi si fa un contratto diverso che non viola nessuna legge di mercato assolutamente, che dice brava, tu hai fatto questo brevetto, hai ottenuto questo vaccino. Io, pubblico, ti garantisco gli introiti medi che tu hai normalmente avuto negli ultimi 10 anni per un farmaco, quindi buoni. Te li garantisco a priori e tu quelli li avrai, ma da quell'euro in più il brevetto viene liberalizzato, diventa pubblico, io lo do a chi voglio gratuitamente. Questo avrebbe permesso una strategia molto più efficace di contenimento anche del virus in altre parti del mondo e non avrebbe violato nessuna legge del libero mercato e sarebbe stata compatibile con l'articolo 41 della Costituzione italiana. Quindi, però di queste cose ecco, sono un po' tabù, non si riesce più a discutere di questo, anche perché i progressisti non ne discutono perché non studiano abbastanza, gli altri, figurati, per loro queste sono cose inaccettabili e quindi alla fine siamo un po' soli a parlare di questi nuovi modelli. Silvio Garattini, Beppe Remuzzi, questi grandi esperti di sanità, questa cosa la predicano da 3 anni. Gli ha dato retta qualcuno? Non gli dà retta nessuno. Eppure sarebbe così, no? Razionale. Qualsiasi riferimento a Ursula von der Leyen e agli SMS che si scambiava con quelli della Pfizer sono puramente casuali, naturalmente. Grazie, grazie ancora. Ci vediamo al Festival della Scienza.
E naturalmente, prima ancora, ci vediamo lunedì prossimo. Vi consiglio tanto di venire perché c'è il premio Nobel per l'acqua, Andrea Rinaldo, e poi c'è questa scienziata bravissima che è un'evoluzionista e che è la prima donna di colore a diventare presidente della Linnean Society. Vale la pena conoscerla.